Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Ciao Laura. Ciao a tutti quanti, ciao Davide. Ciao Laura. Ritorniamo di nuovo in Russia, ritorniamo con un artista sensazionale che conosciamo benissimo, che amiamo tantissimo, con una canzone interpretativa davvero bella, soprattutto ricca di emozioni, ma soprattutto storica in un certo senso. Parliamo di Pelageia, che oggi portiamo con la canzone Nuvole. È un brano forte con un impatto emotivo, ricco di immagini poetiche e malinconiche. Pelageia è nota per la sua voce potente, la sua capacità di interpretare canti popolari russi con grande intensità. E questa canzone soprattutto non fa eccezioni, Laura. Questa canzone, appunto, Nuvole, è un lamento nostalgico, quasi una preghiera interiore. Il testo ruota attorno alle nuvole come simbolo di pensieri, ricordi, speranze e sogni. La protagonista guarda il cielo e si affida alle nuvole e ai suoi sentimenti più profondi. Si percepisce una lontananza, una separazione, come se ci fosse qualcuno lontano che lei ama o rimpiange. Nel contesto emotivo-visivo le nuvole rappresentano pensieri vaganti, come speranze fragili o messaggeri silenziosi. Infatti nel testo che andiamo poi a leggere, mentre che vedremo anche il video, si parla di nuvole cavalli della criniera bianca, nuvole perché correte senza voltarsi, insomma frasi poetici. Questa canzone non è un brano ovviamente originale di Pelageia, ma un'interpretazione di un brano molto popolare, è scritta da Yuri Entin. È una colonna sonora, fra l'altro, Laura. È una colonna sonora di un film sovietico che si chiama per l'appunto Tremito, scritto nel 1977, quindi è diventata famosa come brano a sé stante, cantato anche da tanti vari artisti. Sai, è una canzone poetica che ha dei simboli, come una metafora animale, cavalli bianchi, che rende visibilmente potente il testo. Parla di Pelageia come trasforma una canzone dolce e semplice in qualcosa di drammatico grazie al suo modo di cantare teatrale, in questo caso ritornando a Pelageia. Io direi di ritornare sulla cultura russa proprio con una canzone del genere, proprio per andare a inoltrarci in qualcosa di antico ma recente nello stesso tempo, Laura, appunto con la voce di Pelageia. Due parole anche per capire l'emozione anche che c'è in riscoprire canzoni russe e soprattutto riascoltare Pelageia come grande artista. Riportare sempre Pelageia, Davide, e addentrarci dentro di tutto un film, una cosa impressionante. Lei è molto brava come artista, come attrice, come portadora di tutta la cultura, e quindi noi siamo qua lieti sempre di ascoltarla. Va bene, allora Laura, andiamo ad ascoltare questa canzone soprattutto in live, preso proprio dalla TV, da Russia 1. Andiamo insieme. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, одно. Вон то, что справа, это я, Bello. это я, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо мне и тем плывущим рядом. Нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу, а дымок над общей крышей все бледней, бледней и выше. Мама, Ай. мама, ты услышишь голос мой, голос Che interpretazione мой, fantastica. голос мой. Все дальше вон и тише.
зачем, ах, зачем, Dai, che bella. зачем, зачем нас убивают? Мимо крыш, улыбок, мимо облака плывут над миром войска их, не предела облака. Che bella. Облака, облака, и нету им предела. Che brava, brava, brava. Che interpretazione. Magica, magica. Bravissima. Любимая страна, я поздравляю нас всех с нашим главным праздником, дорогие ветераны. Долгих лет жизни, здоровья. Спасибо вам огромное за ваш подвиг, вечный подвиг, который будет жить в ваших потомках. Спасибо. Спасибо вам. Ho ringraziato tutti i veterani che c'erano là, fantastico veramente, ma Ay, guarda, ti dico la verità Laura, questa volta Pelageia è stata per me, con questa canzone, non sua, ma con un'interpretazione da 10. Io non credo che c'è un punteggio più alto da dare a un artista così, che canta una canzone così bella, affascinante, emozionante, nella sua voce angelica, e rispecchiava perfettamente il dolore della guerra, il dolore di queste nuvole dall'alto che ci guardano. È una preghiera, sì, è quasi una preghiera che abbiamo vissuto, ma con la consapevolezza che tutto dovrà finire prima o poi, ovviamente, e ritornerà la pace nel nostro mondo e in terre martoriate. Ma una cantante del genere è un esempio della bella Russia, della cultura russa, della speranza, e soprattutto nel sentire nostalgicamente per tutte quelle persone che guardano noi, che ci stanno guardando in questo video, ricordare canzoni antiche con interpretazione così sentita, così emozionante. Io credo che non sono tutti gli artisti bravi come lei a interpretare canzoni vecchie, ma a renderle vive nel 2025 così come ha fatto lei, Laura. Credo anche Davide, ogni artista è portatore di un genere di musica diverso. Pelageia è un'artista che porta tanta pace, tanta tranquillità, tanto rispetto per quello che lei dona con la sua voce. È una canzone che ci ha addentrato e ti porta una tranquillità, Davide, sì, te la porta, ti dà tranquillità, è quello che sicuramente tante persone abbiamo bisogno della musica celestiale, non aveva bisogno di fare assolutamente nessun movimento più delle mani, dei bracci e di cantare. E questo è quello che è uscito da lei, un sentimento profondo che ha colpito il cuore nostro e ci ha fatto esprimere qualcuna lacrima. Sapete amici, non è facile emozionarci, cioè non è facile non emozionarci, ma emozionarci bene è facile, ma in questi casi questi artisti riescono anche a far emozionare le persone più dure nel senso che non si emozionano normalmente, perché realmente con un testo del genere, con una voce così sublime, con una canzone così bella, è difficile trattenere le lacrime, è difficile non amare questi artisti, non amare. Noi l'abbiamo sentita in tante vesti Pelageia, ma ogni volta riesce sempre a fare un'interpretazione migliore dell'altra o soprattutto come le altre al massimo di livelli.
Ringraziamo tutti gli amici per essere stati qui e aver visto questo video, e come cultura russa noi siamo sempre qua, pronti ad esplorare, pronti ad emozionarci, pronti a vedere qualsiasi cosa. Laura, grazie per essere stata qui, grazie cari amici, e come dice Laura, Пока-пока. Всем пока, ciao a tutti, buona giornata.